Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami gemelli, tendenze energetiche e spirituali per il primo semestre del 2024. Abbiamo la morte, ragazzi. Periodo di rigenerazione, periodo di tagli con il passato. Possono essere delle abitudini, possono essere delle relazioni, dei modi di fare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o il Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo inoltre che usciranno dopo di questo un altro oroscopo semestrale sull'amore e gli affetti per il 2024 e un quarto oroscopo sul lavoro e l'economia. Bene, andiamo a vedere che energie sono disponibili per la vostra crescita spirituale in questo primo semestre del 2024. Allora, abbiamo un re di pentacoli al contrario, ragazzi. Abbiamo un 4 di pentacoli, un 3 di bastoni, un 5 di coppe, asso di bastoni, abbiamo un re di coppe e un 3 di spade. Allora ragazzi, partiamo da questo re di pentacoli al contrario. Manca un qualche tipo di solidità economica, qui. O perlomeno, visto che comunque è una stesa sulla spiritualità, è una mancanza di potere personale, come se non riusciste a gestire certe questioni su un piano materiale. E difatti abbiamo anche poi un 4 di pentacoli, che è una carta che ci parla di attaccamento. Ho come l'idea che qui attraverserete un periodo dove guarderete al futuro e guarderete, diciamo, il bicchiere mezzo vuoto. Ho come questa sensazione. Tenete presente che la vita è fatta di alti e di bassi e se non ci fosse il basso non riusciremo ad apprezzare l'alto e viceversa. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal Re di Pentacoli. 6 di Pentacoli e Cavaliere di Bastoni. Difatti è qualcosa a livello anche del proprio valore personale, di quello che si dà agli altri, di quanto si va incontro agli altri. È come se aveste bisogno con questo 6 di Pentacoli di imparare a dare il giusto, a chi dare e quanto dare. Andiamo a vedere il 4 di Pentacoli. 7 di Pentacoli e 9 di Coppe. Sento una sorta di staticità, ragazzi, nel prossimo periodo. Difatti abbiamo anche poi qui un asso di bastoni che è un invito a fare un movimento. Ok, però avendo anche qui questo 7 di pentacoli con 9 di coppe, sento che siete lì fermi. È come un dover uscire dalla stagnazione. Anche la gatta è d'accordo. Come dire, fate un movimento qui. C'è come un senso di soddisfazione per quello che state vivendo, per dove state vivendo, per il punto che avete raggiunto, però è un po' come se vi foste seduti.
Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché i progetti ci sono, quello che manca è appunto è l'azione. Andiamo a vedere. Allora, 7 di bastoni. Sì, ma infatti io credo che qui l'azione non sia, il re di coppe è uscito 2 volte, non sia il vostro punto forte proprio perché non vi sentite sicuri, non vi sentite stabili. Tenete presente che qui c'è un 6 di denari, fa riferimento anche alla giustizia, all'equilibrio interno. Potrebbe anche esserci qualche questione burocratica che magari non vi fa sentire al sicuro e quindi preferite appunto rimanere nella vostra zona di comfort senza muovervi. Però il punto, quando vi dicevo che state vedendo il bicchiere mezzo vuoto, è che ho l'idea che molte persone credano o pensino di essere in una posizione di svantaggio, proprio per questo re di pentacoli al contrario. Ma è solo questione di lavorarlo, l'equilibrio. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Un altro 5 di coppe, molto bene. È un messaggio che si ripete. È come se non doveste focalizzarvi su quello che ormai è andato, su quello che ormai è stato. Date un taglio col passato, qui avete la morte. Boh, quello che è stato, il passato non si può cambiare. È inutile piangersi addosso. Oh, quante carte che abbiamo qua. Allora abbiamo un 5 di coppe, un re di bastoni, il matto e un fante di spade. È come se qualcuno fosse rimasto incastrato in qualche cosa del passato, in qualche cosa che non ha ottenuto, e ho come l'idea che ci sia, in realtà è come se si fosse perso il controllo di questa cosa, di questa relazione, di questa situazione. Però vi dico, molte volte non dipende neanche da noi. Potrebbe essere infatti dipeso da una persona esterna. La perdita del controllo qui la associo al re di pentacoli, la perdita del proprio potere personale, quando vorreste fare qualche cosa, ma ci provate in tutti i modi, ma non riuscite a fare quello che voi volete, non riuscite a elaborare quello che voi vorreste elaborare. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, però io ho la sensazione che ehm, siate portati a lavorare qualche tipo di ingiustizia che vi è stata, perché poi qui abbiamo un 3 di spade, che vi è stata fatta ed era nel passato, però è come se ce l'aveste ancora lì, dovete ancora elaborarla, dovete ancora andare a fondo, imparare a dominare le vostre emozioni, i vostri pensieri e il senso di colpa, perché il 5 di coppe fa riferimento al senso di colpa inerente a questa situazione. Ve la dovete lasciare indietro, qui in effetti avete la morte. Andiamo avanti, vediamo questo asso di bastoni che ci parla di nuovi inizi. Ci parla di, ecco, 4 di pentacoli che era già qui. Ci parla di un'azione fatta con intenzione, ci parla di una nuova passione anche. Allora abbiamo 4 di pentacoli, 6 di bastoni e 8 di spade. Difatti qui si tratta di revertire, invertire il ciclo come vi posso dire, ehm, di caduta che state vivendo con questo 5 di coppe, ok? E come iniziate a fare qualche cosa per staccarvi da questa zona di comfort o potrebbe anche essere per qualcuno per proteggere quello che voi già avete, perché qui ci sono già dei progetti, eh? Quindi azione, movimento. Un'altra cosa che potete fare è appunto cercare di uscire da questo senso di colpa. Vi può essere utile sostituire la parola colpa con la parola responsabilità. Di chi è, invece di chiedersi di chi è la colpa, di chi era la responsabilità.
È come se vi facesse vedere le cose un po' da un altro punto di vista. Perché qui l'idea è di non aggrapparsi a questi risultati che non sono venuti o arrivati o che non avete raggiunto. Cioè, nella vita si prova la strada A, la strada B, la strada C, ok? Non è detto, è difficilissimo che alla prima funzioni, ok? Quindi si prova la seconda, la terza, la quarta, fino a quando non si trova la strada giusta che ci porta verso l'abbondanza, verso la prosperità, verso l'amore. Andiamo a vedere questo re di coppe. Forza. Sì, ragazzi, qua, guardate. Guarigione, la carta della temperanza. È una questione di portare a galla le pesantezze emotive, ok? Di appunto, innanzitutto portare pazienza, ok? Perché i processi di guarigione sono sempre processi lenti, bisogna purgare il dolore. Quando c'è la morte c'è effettivamente un distacco, quindi c'è in qualche modo un lutto e anche il 5 di coppe è una carta di perdita emotiva, una carta che ci dice che c'è un vuoto emotivo, bisogna elaborare in questo caso questo vuoto emotivo. Bisogna capire da dove arriva, capire perché ce l'abbiamo, capire come possiamo colmarlo. Però qui è un po' come se vi arriverà il coraggio per affrontare certi lati emotivi che fino adesso è un po' come se non aveste voluto vedere. Vi dico, il 6 di denari è una carta che parla di giustizia, ma parla anche di generosità. Qui c'è qualche questione legato al quanto date, al quanto trattenete, che va ricalibrato. E lo fate aprendo e chiudendo in un certo senso la vostra fiducia, il chakra del cuore, cioè posso dare a questa persona perché se lo merita, a quest'altra do perché mi sento di dare, ho piacere di dare, ma non do tanto come all'altra perché è una persona che magari apprezza meno. Discernimento, scegliere a chi date. Comunque ci sarà un momento dove ehm, affronterete delle scelte importanti per la vostra vita che vi porteranno al riequilibrio. È un distacco questo, è un nuovo inizio. Andiamo a vedere il 3 di spade. Cavaliere di spade e asso di coppe. Asso di coppe, quarto chakra, è un nuovo inizio. Si tratta di purgare il cuore, si tratta di... Ragazzi, purgare vuol dire anche piangere. Ok? Quindi se avete bisogno di piangere in questo periodo per superare questo vuoto, per superare questo distacco, per superare quello che è la morte per voi, piangete. Tutto quello che riuscite a buttare fuori è meglio, piuttosto che tenerlo dentro, proprio perché alleggerisce il cuore, risana il cuore. Devo dire che è un periodo che mira alla guarigione, attraverso il riconoscimento di quello che voi permettete entrare nella vostra vita. Ok? Perché qui è una mancanza di potere personale, qualcuno che è in una situazione che è piuttosto statica, ok? Per cui si tratta di, cioè, come vi dico, quando qualcuno è fermo e lì, che non fa niente per condurre la propria vita, ma quello che si limita a fare è vivere e vedere che cosa gli capita addosso. Queste cose che capitano addosso possono essere un sì, accetto questa cosa, oppure no, non ne voglio sapere. Sta di fatto che come stanno andando le cose, o meglio detto, come avete gestito le cose fino ad adesso, ehm, vi ha creato questa sensazione di vuoto, questa sensazione di ho bisogno di perseguire i miei obiettivi, perché ripeto, i progetti ci sono, ma è come se mancasse una maturità emotiva, una struttura emotiva, una forza interna che vi dia il coraggio appunto di fare questo passo. Prima di fare il passo c'è bisogno di guarire, c'è bisogno di purgare, c'è bisogno di rigenerare il cuore. Stavo guardando se c'era qualche 4 di spade. No. No. Ok. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo. Vi dico, è un periodo intenso di cambiamenti. Si passa da una fase statica, da una fase dove semplicemente accettate le cose che vi capitano, ad una fase dove dovrete mettere in atto voi un'azione, un atto di coraggio, un movimento.
proprio per far entrare questa temperanza, per guarire il cuore. Vi dico, avete 2 re di coppe. I re di coppe fanno anche riferimento molte volte alle guide spirituali. Chi lo sa, magari qui per qualcuno potrebbe essere utile appoggiarsi a qualche guida spirituale, che potrebbe anche essere un video di YouTube, se non è una persona fisica, potrebbe anche essere un libro, ipotesi, però è come se avessi bisogno di scavare dentro il vostro lato emotivo per trovare una stabilità, per trovare una costanza, per trovare un equilibrio. Andiamo a vedere. 3 oracoli, molto bene. Allora, la prima carta è attaccamento e ve la metto qui vicino a questo 4 di, ce li avete qui tutti e due, ve la metto qui. Attaccamento, è una carta numero 2 e è una carta che vi ricorda che nel momento in cui ci si dimena in una situazione complicata, in una situazione ragnatelosa, ci si aggroviglia ancora di più. È un po' come chi vuole uscire dalle sabbie mobili, più si muove, più va giù, più va a fondo. Qui c'è qualche emozione, sentimento, e qui vi ricordo la morte, qualche cosa che è successo nel passato a cui siete rimasti attaccati, a cui siete rimasti legati. Può essere un sogno per qualcuno, può essere una questione appunto di carattere, magari in passato eravate diversi da come siete adesso. Poi abbiamo carta numero 3 e qui parla di sensibilità e di forza. Volevo vedere che arcani maggiori. Che sì, potrebbe essere, guardate, ve la metto qui vicino alla forza, perché la forza sì fa anche agli stessi colori, tra l'altro. La forza sì fa riferimento alla forza fisica, la forza di volontà, ma fa anche riferimento alla forza morale, alla forza interna. E poi qui abbiamo la carta numero 7, vi dice che avete delle guide che probabilmente sono guide delle vite passate che vi stanno assistendo. Qui abbiamo la temperanza, negli arcani tradizionali è raffigurata come un angelo, quindi parla di qualche divinità, di qualche appunto angelo, spirito guida piuttosto che entità che vi sta accompagnando in questo momento, e parla anche di lezioni karmiche, ma io sento che c'è qualche cosa a che fare con il riequilibrio o la giustizia. Fatemelo comunque sapere nei commenti, perché è sempre interessante leggere i vostri commenti. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata almeno un po' di aiuto, che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2024 splendido, pieno di fuochi d'artificio. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!